Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Mettiti alla prova con il nostro quiz di antropologia culturale e scopri quanto conosci i popoli del mondo. Un viaggio tra usanze strane, riti curiosi e tradizioni affascinanti in 30 domande, 3 livelli di difficoltà. Facile, medio e difficile. Rispondi a 30 domande. Ogni risposta giusta vale un punto. Segna i tuoi punti e scopri il tuo livello alla fine. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. Dove vivono gli eschimesi? In Alaska. Gli eschimesi, o Inuit, vivono nelle zone fredde come Alaska, Canada e Groenlandia. Usano slitte e igloo per adattarsi al clima. Cosa mangiano spesso i messicani? Tacos? I tacos sono tortillas di mais ripiene. In Messico si mangiano in tanti modi diversi. Qual è il vestito tradizionale della Scozia? Il kilt. Il kilt è una gonna di lana a quadri indossata dagli uomini scozzesi, soprattutto durante feste e cerimonie. Quale animale è sacro per molti in India? La mucca. In India la mucca è sacra per gli induisti. Non si uccide né si mangia. Viene rispettata come simbolo di vita. Come si salutano spesso in Giappone? Inchinandosi. L'inchino giapponese mostra rispetto e può variare in profondità a seconda della situazione. Cosa si mangia a colazione in Inghilterra? Uova e bacon. Uova e bacon sono elementi tipici della tradizionale colazione inglese. Cosa significa siesta in Spagna? Riposo. Indica il breve riposo pomeridiano, generalmente un sonnellino o un periodo di tranquillità, molto comune in Spagna e in altri paesi ispanoamericani. Cosa si beve spesso in Marocco? Tè alla menta? In Marocco la bevanda più diffusa è il tè alla menta, spesso considerato un simbolo dell'ospitalità e del rito sociale marocchino. Dove si celebra il Capodanno con fuochi e lanterne rosse? In Cina. Il Capodanno cinese, anche chiamato festa di primavera, dura più giorni ed è ricco di simboli per portare fortuna e allontanare gli spiriti cattivi. Che cos'è il kimono? Un vestito.
Il kimono è un abito tradizionale giapponese, la cui nascita risale a quasi 1300 anni fa, evolvendosi molto nei secoli. Difficoltà media. Cosa rappresenta il totem per molte tribù indigene? Un simbolo spirituale. I totem rappresentano animali o spiriti protettivi e raccontano la storia del clan o della famiglia. Cosa sono i Maori? Un popolo? I Maori sono il popolo indigeno della Nuova Zelanda, discendenti dei polinesiani che si sono insediati nell'arcipelago millenni fa. Dove si usa l'ennè per cerimonie speciali? In India. L'ennè si usa principalmente per le cerimonie nuziali, utilizzato per decorare le mani e i piedi della sposa con disegni intricati. Dove si festeggia il 4 luglio? Negli Stati Uniti d'America. Noto come Giorno dell'Indipendenza, commemora l'adozione della Dichiarazione di Indipendenza nel 1776, che segnò la nascita degli Stati Uniti come nazione indipendente. Dove si trova la tribù dei Masai? In Kenya e Tanzania. I Masai sono noti per i loro abiti colorati, le danze rituali e la vita da pastori nomadi. Dove si lanciano pomodori per strada durante una festa? In Spagna. La tomatina, la famosa festa dove si lanciano pomodori per strada, si svolge in Spagna, precisamente nel comune di Buñol, nella Comunità Valenziana. Dove si beve il mate come rito sociale quotidiano? In Argentina. Il mate è un infuso amaro, servito in una tazza speciale e condiviso tra amici. Un simbolo di comunità. Dove si ci traveste da streghe a Pasqua, invece che a Halloween. In Finlandia. In Finlandia i bambini si vestono da streghette pasquali e vanno di casa in casa con ramoscelli decorati, un po' come a Halloween. Dove i bambini fanno volare aquiloni per celebrare la Pasqua? In Grecia. Il lunedì pulito segna l'inizio della Quaresima. Far volare un aquilone è un simbolo di purificazione e libertà spirituale. Dove si onorano i defunti decorando altari e offrendo loro cibo? In Messico. Il Día de los Muertos è una delle feste più sentite in Messico.
altari colorati e teschi di zucchero per onorare i cari in modo allegro e affettuoso. Difficoltà alta. Dove vieni ricoperto di cannella se sei single a 25 anni? In Danimarca? Compi 25 anni, sei danese e sei single. Il giorno del tuo compleanno verrai trascinato in strada dai tuoi amici e ricoperto di cannella. Chi vive nelle iurte? I mongoli. Le iurte sono tende circolari usate in Mongolia, facili da smontare per seguire il bestiame nei pascoli. Dove si trova il popolo Ainu? In Giappone. Gli Ainu vivono nell'isola di Hokkaido e hanno tradizioni molto diverse dal Giappone moderno. Dove si trova il popolo Imba, noto per la pelle colorata di rosso? In Namibia. Gli Himba usano una pasta rossa di ocra e burro per proteggersi dal sole e dagli insetti. In che zona vivono i Sami? In Scandinavia. I Sami sono un popolo indigeno che vive nell'area nord europea, nella regione chiamata Sápmi, che include parti di Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia. Che religione pratica la maggioranza in Indonesia? L'Islam. In Indonesia, il più grande paese islamico del mondo, i musulmani sono l'87% della popolazione. In quale cultura il colore del lutto è il bianco? Nella cultura giapponese. Nelle culture dell'Asia orientale, come quella giapponese, cinese e indiana, il bianco è il colore del lutto e della morte. Simboleggia purezza e rinascita spirituale ed è comunemente indossato ai funerali. Dove si svolge ogni anno un festival dedicato al fango? In Corea del Sud. Il Boryong Mud Festival è un evento popolarissimo tra giovani e turisti. Gare, scivoli e bagni, tutti nel fango. Dove si celebra il giorno del silenzio con 24 ore senza luci, suoni o parole? In Indonesia. A Bali il Nyepi è il capodanno induista balinese. La gente resta chiusa in casa, non parla, non usa elettricità. L'isola si ferma completamente per riflettere e purificarsi. Dove gli sposi vengono ricoperti di schifezze prima del matrimonio. In Scozia. In alcune zone della Scozia, prima del matrimonio,
amici e parenti puniscono gli sposi con secchiate di cibo e liquami. È un rito portafortuna per affrontare le difficoltà future insieme. Come è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se vuoi supportare il canale con una piccola donazione, puoi farlo con il tasto grazie. Se hai fatto da 0 a 10 punti, hai messo il naso fuori dal tuo mondo, ma c'è ancora tanto da conoscere. Le culture del mondo sono affascinanti e ricche di sorprese. Questo è solo l'inizio del tuo viaggio. Se hai fatto da 11 a 20 punti, hai già una buona intuizione per usi e costumi dei vari popoli e dimostri un bel mix di curiosità e conoscenze. Continua a esplorare. Ogni tradizione ha una storia da raccontare. Se hai fatto da 21 a 30 punti, straordinario! Sei un vero esperto delle culture del mondo. Conosci feste, simboli, riti e stranezze, come se ci fossi stato davvero. La tua mente viaggia senza confini. Grazie per aver partecipato. Speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!